Ciao a tutti e bentornati su Wow Podcast Italian. Sono Lucas e oggi sono qui con la mia collega Mia. Oggi parliamo di qualcosa che, ne sono sicuro, molti di voi conoscono benissimo. Una bella visita dal dentista. E vi dico subito, la mia esperienza di ieri è stata indimenticabile. Ciao a tutti, sono Mia. Bentornati, cari ascoltatori. Lucas, già dalla tua faccia capisco che non è andata benissimo. Raccontami tutto. Cosa è successo esattamente? Mia, tutto è cominciato giovedì sera. Stavo mangiando una pizza buonissima, con mozzarella e funghi, la mia preferita. E a un certo punto, crack! Ho sentito un dolore improvviso, fortissimo, qui nel lato sinistro della bocca. Oddio, un dolore improvviso mentre mangiavi. Che spavento. E dove sentivi questo dolore esattamente? Era in un dente specifico? Sì, era chiaramente nel secondo molare in basso a sinistra. Sapete, ascoltatori, in italiano il dente si chiama il dente e il molare si chiama il molare. Il dolore era come una scossa elettrica. Durava pochi secondi, ma era davvero intenso. Poi passava e poi tornava. Capito? Quindi era un dolore che andava e veniva. In italiano diciamo un dolore intermittente, cioè che non è sempre presente. Lucas, hai continuato a mangiare la pizza nonostante il dolore? Mia, lo so che sembra una cosa strana, ma sì. Ho provato a continuare, mangiando solo dal lato destro. Ma poi il dolore è diventato troppo forte. Ho lasciato la pizza sul piatto ed è stata una vera tragedia personale, vi giuro. Lasciare la pizza è sempre una tragedia. Ascoltatori, avete mai lasciato qualcosa di buono da mangiare a causa di un mal di denti? Scriveteci nei commenti. Ma Lucas, dopo la pizza, cosa hai fatto? Hai chiamato subito il dentista? No, non subito. Quella sera ho preso un antidolorifico, cioè una medicina per il dolore, e sono andato a dormire. Speravo che il dolore passasse da solo. Ma durante la notte il dolore è peggiorato. Non riuscivo a dormire per niente. Povero Lucas, quindi hai passato la notte sveglio con il mal di denti. In italiano, il mal di denti è proprio questa espressione che usiamo per descrivere il dolore al dente. È una parola che i nostri ascoltatori devono assolutamente imparare. Esatto, il mal di denti. Semplice ma importantissima. La mattina dopo, venerdì, avevo la guancia un po' gonfia. In italiano gonfia significa swollen in inglese, capite? La guancia gonfia mi dava fastidio anche quando parlavo. La guancia gonfia. Quella è già una situazione seria, Lucas. Quando una guancia è gonfia, di solito c'è un'infiammazione, cioè una reazione del corpo al problema. Hai chiamato il dentista subito quella mattina? Sì, finalmente. Ho chiamato lo studio dentistico alle 8:30 di mattina. Per fortuna avevano un posto libero, un appuntamento disponibile per le 11. La segretaria era molto gentile al telefono e mi ha chiesto di descrivere il problema. Bene. Ascoltatori, sapete come si dice dentist in italiano? Si dice il dentista. E dental clinic si dice lo studio dentistico oppure la clinica dentistica. Queste parole sono molto utili. Lucas, com'è andata quando sei arrivato allo studio? Sono arrivato allo studio dentistico con qualche minuto di anticipo. La sala d'attesa era bella, con delle piante e una musica rilassante in sottofondo. Ma io ero nervoso. Sapete, non sono mai stato molto coraggioso dal dentista. Non sei solo, Lucas. Molte persone hanno un po' di paura dal dentista. In italiano diciamo che qualcuno ha paura del dentista. È normalissimo. Ascoltatori, voi avete paura dal dentista? Dite la verità nei commenti. Dopo circa 10 minuti di attesa, la dentista è entrata nella sala d'attesa e mi ha chiamato. Si chiama dottoressa Ferretti. Era una donna giovane, molto professionale, con un camice bianco e dei guanti già indossati. Mi ha salutato con un sorriso gentile. Che bello! Un dentista gentile fa tutta la differenza. E poi cosa è successo? Ti ha fatto accomodare sulla poltrona? Esatto, mi ha detto di accomodarmi sulla poltrona del dentista.
In italiano la sedia speciale del dentista si chiama la poltrona o il lettino. Io mi sono seduto, o meglio, sdraiato un po', e lei ha iniziato a guardare nella mia bocca con una piccola luce. La poltrona del dentista. Una parola che tutti conoscono bene, forse troppo bene. Ascoltatori, vi ricordate la prima volta che siete andati dal dentista? Scriveteci. Ma torniamo a te, Lucas. Cosa ti ha chiesto la dottoressa? Mi ha chiesto di aprire la bocca e ha iniziato a esaminare i denti. Usava uno specchietto piccolo e uno strumento appuntito. Si chiama la sonda. Con la sonda controllava ogni dente. Quando ha toccato il molare dolorante, io ho fatto un salto sulla poltrona. Ah, immagino la scena. Il povero Lucas che salta sulla poltrona. Quando il dentista tocca il punto esatto dove fa male, il dolore è immediato. In italiano diciamo che un dente è sensibile, oppure che fa male al tatto, cioè quando viene toccato. Proprio così. La dottoressa ha detto che il dente era molto sensibile e che probabilmente c'era una carie profonda. In italiano la carie è la parola per cavity in inglese. Mi ha spiegato che la carie aveva raggiunto la parte interna del dente, vicino al nervo. Vicino al nervo. Questo spiega tutto il dolore, Lucas. In italiano il nervo del dente si trova nella polpa dentale. Quando una carie raggiunge la polpa, il dolore può essere davvero molto forte. Ascoltatori, imparate questa parola importante, la carie. Sì, la carie è una parola che speriamo di non sentire mai dal dentista. La dottoressa mi ha detto che era necessaria una radiografia per vedere meglio la situazione. In italiano la radiografia si dice anche la lastra, specialmente quando si parla di denti. La radiografia. In molti studi dentistici moderni oggi si usa una piccola macchina digitale che fa una foto del dente in pochi secondi. È molto più veloce rispetto al passato. Lucas, hai fatto la radiografia subito? Sì, immediatamente. L'assistente dentale, cioè la persona che aiuta il dentista, mi ha messo un piccolo sensore vicino al dente e ha fatto la radiografia. Non fa male per niente. Dura solo pochi secondi. Poi la dottoressa ha guardato l'immagine sullo schermo del computer. E cosa ha visto? Cosa ha detto dopo aver guardato la radiografia? Ha confermato che la carie era profonda e che il nervo era compromesso. Mi ha spiegato che avevo due opzioni. La prima opzione era un trattamento del canale, che in italiano si chiama il devitalizzazione, oppure più comunemente il trattamento canalare. La seconda opzione era l'estrazione del dente. Mamma mia, 2 opzioni non facili. Ascoltatori, avete capito le 2 opzioni? La prima è il trattamento canalare, che serve a salvare il dente. La seconda è l'estrazione, cioè rimuovere il dente completamente. Lucas, quale hai scelto? Ho scelto di salvare il dente con il trattamento canalare. La dottoressa mi ha spiegato tutto con molta pazienza. Mi ha detto che avrei ricevuto un'anestesia locale, cioè una piccola iniezione per non sentire dolore durante il trattamento. L'anestesia locale. Questa è una parola molto importante. In italiano l'anestesia è il nome della medicina che blocca il dolore in una parte del corpo. Locale significa che solo quella parte del corpo non sente dolore, non tutta la persona. Esatto. E devo dire che la parte più difficile per me è stata proprio quella, l'iniezione dell'anestesia. La dottoressa ha usato un ago sottile, ha detto di aprire bene la bocca e poi una piccola puntura. Ho stretto gli occhi fortissimo. Ah, povero Lucas, ma dopo l'iniezione hai sentito qualcosa durante il trattamento? No, quasi niente. L'anestesia ha funzionato molto bene. Sentivo una certa pressione, ma non dolore vero. Il trattamento è durato circa 40 minuti. La dottoressa lavorava con calma e mi spiegava ogni passo. Questo mi ha aiutato a stare tranquillo. Ottimo! Un dentista che spiega quello che fa è davvero prezioso. Ascoltatori, se andate dal dentista e non capite qualcosa, non abbiate paura di chiedere spiegazioni. In italiano potete dire può spiegare cosa sta facendo, oppure non ho capito, può ripetere. Consiglio importantissimo, Mia. Io
Ho fatto esattamente così. Ho chiesto alla dottoressa di spiegarmi ogni cosa. Lei usava parole semplici e mi mostrava anche le immagini sul computer. Alla fine del trattamento mi ha messo una medicazione temporanea nel dente. Una medicazione temporanea. Questo significa che il lavoro non era ancora finito, giusto? Devi tornare dal dentista. Sì, devo tornare tra 2 settimane per completare il trattamento e mettere una corona definitiva sul dente. La corona in odontoiatria è un cappuccio artificiale che protegge il dente dopo il trattamento. Sarà in porcellana, del colore dei miei denti. La corona dentale. Molto interessante. In italiano usiamo la stessa parola corona sia per la corona di un re, sia per la protezione del dente. Ascoltatori, trovate curioso questo? Lasciate un commento. Dunque, Lucas, come ti senti adesso? Il dolore è passato? Sì, finalmente il dolore forte è sparito. Subito dopo il trattamento, con l'anestesia ancora attiva, non sentivo nulla. Poi nel pomeriggio l'anestesia ha smesso di fare effetto e ho sentito un po' di fastidio, ma molto meno di prima. Ho preso un antidolorifico come consigliato. Meno male. Quindi il trattamento ha già migliorato la situazione. Ascoltatori, questa è una lezione importante. Quando avete un mal di denti persistente, non aspettate troppo. Prima andate dal dentista, prima risolvete il problema. In italiano diciamo meglio prevenire che curare. Assolutamente. Meglio prevenire che curare è un proverbio italiano bellissimo che significa che è meglio fare prevenzione, cioè controllare regolarmente, piuttosto che aspettare che ci sia un problema serio. Per i denti significa fare i controlli dal dentista ogni 6 mesi. Ogni 6 mesi. Questa è la raccomandazione standard dei dentisti. In italiano il controllo regolare si chiama la visita di controllo oppure il check-up dentale. Ascoltatori, voi fate le visite di controllo regolarmente? Dite pure nei commenti. E io confesso che non lo facevo abbastanza regolarmente. Questa esperienza mi ha insegnato molto. D'ora in poi farò le visite ogni 6 mesi, promesso. Mia, parlando di denti, sai qual è la cosa più importante per mantenere i denti sani? Bella domanda, Lucas. Ci sono diverse cose importanti. Prima di tutto, lavarsi i denti almeno 2 volte al giorno, mattina e sera. In italiano diciamo lavarsi i denti o spazzolare i denti. Lo spazzolino si chiama lo spazzolino da denti e il dentifricio si chiama il dentifricio. Parole molto utili, lo spazzolino e il dentifricio. Qualcosa che usiamo ogni giorno, ma forse non sappiamo come si dice in italiano. E poi, cos'altro è importante, Mia? Poi è importante usare il filo interdentale, che in italiano si chiama il filo interdentale oppure il filo dentale. Serve per pulire tra i denti dove lo spazzolino non arriva. E naturalmente limitare i cibi e le bevande con molto zucchero. I dolci e le bevande zuccherate fanno male ai denti, questo lo sappiamo tutti. In italiano lo zucchero è la parola per sugar e la cavità è un altro modo per dire la carie. Ascoltatori, cercate di ridurre lo zucchero nella vostra alimentazione, fa bene non solo ai denti, ma a tutto il corpo. Giustissimo. E un altro consiglio. Dopo aver mangiato qualcosa di acido, come arance, limoni o bevande gassate, aspettate almeno 30 minuti prima di lavarvi i denti. Sembrava strano, vero? Ma l'acido ammorbidisce lo smalto dei denti e se laviamo subito possiamo danneggiarlo. Wow, questo non lo sapevo. Veramente interessante. Ascoltatori, avete imparato qualcosa di nuovo oggi? Spero di sì. Mia, prima di salutare, facciamo un piccolo riepilogo delle parole italiane che abbiamo imparato oggi? Ottima idea, Lucas! Allora, ecco le parole più importanti di oggi. Il dentista, lo studio dentistico, il mal di denti, la carie, la poltrona, la radiografia, l'anestesia locale, il trattamento canalare, l'estrazione, la corona, lo spazzolino da denti, il dentifricio, il filo interdentale. Perfetto, quante parole utili! E ricordate il proverbio di oggi, meglio prevenire che curare. Vale per i denti, ma vale per tante cose nella vita. Ascoltatori, vi ricordate tutte queste parole?
Potete scriverne una nei commenti come esercizio